È un argomento di cui parliamo spesso e non è stato, penso mai, da me almeno, affrontato nel dettaglio, ovvero il fatto se si possa costruire una buona massa muscolare e nel contempo migliorare nel calisthenics. La vera domanda che mi verrebbe da fare in questo contesto è: perché una persona dovrebbe aver voglia di fare bodybuilding praticando il calisthenics? Sarebbe un po' come voler diventare appunto più ipertrofici praticando ciclismo, che in linea di principio potrebbe essere un discorso che ha senso se dicessimo appunto io vorrei migliorare fisicamente, però nel contempo fare uno sport che mi piace. E allora in quel contesto avrebbe molto senso fare un discorso del genere. Però se il vostro obiettivo è ottenere un fisico sopra la media del bodybuilding anche, è un po' un errore andare a praticare un'altra disciplina, non ha molto senso. Quindi con questo sto appunto avvalorando la tesi che con i pesi si migliora di più a livello ipertrofico rispetto al corpo libero? Assolutamente no, e vi spiego perché. Il motivo per cui non è consigliato praticare il calisthenics in ottica ipertrofia non dipende dal fatto che se noi facciamo delle trazioni alla sbarra diventiamo meno grossi rispetto a chi si allena ad una lat machine con i cavi o ad un pulley o qualsiasi altro esercizio macchinario presente in una classica palestra. Il problema è sostanzialmente un altro. Il calisthenics è uno sport, quindi si presume che chi pratica questo sport voglia migliorare dal punto di vista della prestazione. La prestazione nel calisthenics è fortemente influenzata dal peso corporeo, oltre che da altre caratteristiche, quali la ripartizione del peso, l'abbiamo detto centinaia di volte. Però diciamo il nodo cruciale è: se pratichiamo uno sport nel quale più si è leggeri e meglio è, per quale motivo dovremmo praticare questo sport con l'ottica di diventare più grossi e pesanti? Cioè mancherebbe il principio primo di questo sport, che è la prestazione. E la prestazione sarebbe il principio primo di qualsiasi sport, tranne appunto il bodybuilding, nel quale la prestazione non esiste, ma più che altro esiste il risultato estetico. Ora ci staremo chiedendo: ma quindi facendo calisthenics non migliori? È ovvio che migliori, il tuo corpo migliora, si modifica, si trasforma, sarai sicuramente più grosso, più definito, più prestante, con una qualità muscolare migliore, assolutamente, ma è il principio che è sbagliato, è proprio l'idea, che poi si possa fare, tutto alla fine si può fare, uno può anche migliorare a livello estetico andando per strada a sollevare sassi, migliorerà, piuttosto che stare sul divano a guardare Netflix. Quindi io penso che il calisthenics sia uno sport abbastanza difficile, già abbastanza complesso, superato il medio livello, anche perché all'inizio si migliora un po' facendo a caso, quindi finché si parla di trazioni, dip, anche piegamenti in verticale al muro, dei semplici muscle up, fin qui ci si arriva. Andare oltre diventa poi una questione particolare e complessa, soprattutto andare oltre su determinate skill molto difficili, molto specifiche e che vanno lavorate nella maniera più opportuna in relazione al soggetto. Ora il discorso è: se una persona volesse migliorare a livello estetico, però nel contempo imparare anche qualche skill, magari un muscle up, una bandierina, qualche trazione esplosiva, roba così, si può fare benissimo, perché di sicuro avremo un riscontro positivo dal punto di vista della prestazione entro certi limiti e di sicuro avremmo un buon risultato anche dal punto di vista dell'ipertrofia e dell'aspetto fisico. Quando capita che qualcuno vi dica però per diventare davvero grossi servono i pesi, in realtà no, cioè non nello specifico il peso inteso come un manubrio, un bilanciere, un macchinario. Diciamo che per progredire serve un carico progressivo, ragion per cui all'inizio fare delle trazioni alla sbarra col proprio peso corporeo sarà uno sforzo troppo elevato, per poi arrivare ad essere uno sforzo leggero. In quel momento l'ipertrofia che noi potremmo ricavare da quell'esercizio calerà, però potremmo comunque continuare a lavorare sulle trazioni alla sbarra aggiungendo dei carichi. E allora mi direte: vedi? Usi i pesi? I pesi fanno parte dell'allenamento, non vedo il motivo per cui uno che si allena nel calisthenics non debba usare dei pesi, non è che i pesi sono del bodybuilding.
Il potenziamento è uno, poi va a diramarsi in relazione alla disciplina che ognuno pratica. Anche i calciatori usano i pesi ma non fanno bodybuilding, cioè usciamo da questo concetto un po' stupido. Quindi il succo del discorso è: possiamo migliorare a livello estetico col calisthenics? Assolutamente sì, ma non è il fine principale. Possiamo aumentare la nostra ipertrofia senza mai andare a toccare manubri e bilancieri? Assolutamente sì. Possiamo farlo utilizzando gli esercizi classici del calisthenics quali trazioni, dip e una miriade di altri esercizi connessi, utilizzando poi dei carichi aggiuntivi. Anche perché fare un dip con 100 kg di zavorra già equivale ad una buonissima panca piana. Quindi potremmo delineare due filoni di allenamento. Chi è purista, tra virgolette, del calisthenics e si allena in ambito sportivo, quindi per aumentare la propria prestazione, e il discorso estetico è una cosa che passa in secondo piano, che ci sarà a prescindere, perché se tu ti alleni in maniera progressiva e aumenti in maniera progressiva il tuo livello, il tuo corpo migliorerà. Non c'è storia, non conosco nessuno molto forte in una disciplina e nel contempo brutto fisicamente. Magari capita nel powerlifting che ci siano degli atleti che hanno dei chili di troppo, però nel powerlifting, sollevando un bilanciere, il peso corporeo in sé ai fini della prestazione conta poco, mentre in quasi tutti gli altri sport conta di più. Sport di forza e di prestazione mi riferisco. E poi c'è il filone che ama il corpo libero dal punto di vista degli esercizi, quindi gli piace allenarsi in maniera grezza, spartana, facendo trazioni e dip con dei carichi aggiuntivi, e lo fa in ottica sia di prestazione, perché deve farlo in ottica prestazione, perché l'ipertrofia, se non usate steroidi, aumenta solamente se aumentate il vostro livello di prestazione. Quindi sarete più grossi solamente se andrete nel tempo a diventare più forti, se solleverete più chili, altrimenti ad un certo punto la situazione va abbastanza in stallo. Poi volevo dire una cosa fondamentale: l'ipertrofia non funziona che se vi allenate con grossi carichi a basse ripetizioni diventate grossi e se usate carichi bassi ad alte ripetizioni invece andate a definire. Magari funzionasse così, magari fosse così semplice. Vi lascio in descrizione una scheda di definizione. Comunque, cavolate a parte, per rispondere alla domanda in maniera definitiva, possiamo aumentare il nostro livello ipertrofico allenandoci a corpo libero? Sì. Corpo libero non significa che non dobbiamo usare alcun peso aggiuntivo. Corpo libero è il nome che diamo allo sport, perché generalmente mira a potenziare le nostre abilità a corpo libero. Le abilità finali sarebbero a corpo libero, ma il potenziamento si fa anche con i pesi. Bene, spero di essere stato chiaro, di aver spiegato tutto nei limiti del possibile, nei limiti delle mie competenze, e se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, mi aiuterà sicuramente a sentirmi meno solo e a dare un senso a quello che faccio e a darmi la voglia magari di continuare. So che ultimamente non sono stato molto costante nei video, purtroppo con le tante cose da fare è difficile essere costanti, poi non sono uno youtuber professionista che guadagna con YouTube, che ha migliaia e migliaia di iscritti e migliaia di visualizzazioni, quindi per me questo è un hobby, lo faccio perché mi piace divulgare, lo faccio perché ci stanno, anche se poche, delle persone che seguono quello che dico e quindi lo faccio per loro.